Frosinone Inter 0-5, il giorno dopo questa vittoria con l'Inter che riparte in campionato. Rispondiamo a quella che ormai è una solita polemica che accompagna praticamente ogni partita dell'Inter, ma poi parliamo però soprattutto di campo, che è quello che ci piace di più, quello che ci interessa di più, ed in particolare parliamo delle indicazioni che sono arrivate da Tajon Buchanan, che segna il primo gol con la maglia dell'Inter e accende ancora una volta il dibattito. Ma perché gioca a sinistra? Perché Inzaghi non schiera Buchanan a destra? Sono arrivati centinaia, devo dire, di commenti durante la nostra diretta partita, sotto i nostri video e non solo. Inzaghi nel post partita ha dato la sua spiegazione, anche se secondo me va interpretata e ci dà spazio per una serie di riflessioni molto interessanti per proiettarci anche al prossimo futuro con una serie di novità tattiche da tenere sotto osservazione. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani. Velocemente, prima di parlare di Buchanan, due parole sulla partita, perché tanti tifosi interisti stessi subito dopo la vittoria contro il Frosinone erano ancora arrabbiati per quello che è successo contro il Sassuolo. I tifosi delle altre squadre non li commento nemmeno, però potete immaginare un po' le accuse di aver favorito il Sassuolo e poi vinci facile contro il Frosinone, ce ne sono state tante. Io su questa partita e su questo tema dico tre cose. La prima è che tanto lo abbiamo capito, il modo di far polemica sull'Inter in un modo o nell'altro lo trovano sempre, lo si trova sempre, ma anche da parte dei tifosi interisti stesso, dico, perché se vai in campo con i titolarissimi c'è la parte che critica il fatto che non dai spazio a chi ha giocato meno. Se fai giocare chi ha giocato meno, non stai onorando il campionato, secondo altri. In un modo o nell'altro si discute. La seconda cosa, di sicuro contro il Sassuolo non è piaciuto l'atteggiamento, in particolare nel secondo tempo, però ribadisco dal mio punto di vista, dopo 72 ore di festa, 2 allenamenti, vai in campo a Reggio Emilia, un calo di tensione soprattutto mi sembra fisiologico, così come era normale invece che in questa partita col Frosinone ci fosse un rimbalzo positivo, visto anche il valore differente tra le squadre. E quindi che ci fosse una ripartenza, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, me lo aspettavo e così è stato. Detto che però, terzo punto, è una partita in cui un'analisi per certi versi lucida secondo me la fa Di Francesco, il tecnico del Frosinone, perché il Frosinone ci ha provato, ha avuto in realtà anche delle occasioni per poter fare gol. Poi dietro è una squadra molto attaccabile e i loro difensori hanno fatto anche una prestazione piuttosto negativa e di scarsa attenzione secondo me, e quando davanti non riesci a segnare, hai anche un'occasione importante contro una squadra contro l'Inter e non la sfrutti, dietro vedi che invece balli e l'Inter trova il gol in maniera anche abbastanza facile, mi sembra normale che poi la squadra, il Frosinone, si spenga e l'Inter venga fuori anche sulle ali dell'entusiasmo con alcuni giocatori che stavano ingranando anche dentro il corso della partita. Quindi francamente non ci vedo niente di scandaloso in questo cammino post vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Però capisco che dopo aver parlato del mercato con l'RSA, dei debiti, il calendario favorevole, l'Inter da quinto posto, la Marotta League, eccetera, eccetera, adesso si fa fatica ad accettare una squadra che segna 101 gol in 36 partite, che ha fatto il secondo miglior punteggio della propria storia, 92 punti con altre 2 partite da giocare, ha fatto ancora meglio del grande Napoli dell'anno scorso, un Napoli che veniva esaltato da tutti, mentre dell'Inter ormai, fateci caso, nelle trasmissioni calcistiche non se ne parla nemmeno più, se non per fare polemica. Per fortuna noi ci siamo qui su Passione Inter tutti i giorni e possiamo discuterne noi. E andiamo a parlare di campo, allora, del tema Buchanan, uno dei temi più interessanti secondo me all'interno di questa partita, oltre al tema Frattesi che però abbiamo analizzato da un'altra parte, che segna più di Leao e andrebbe sottolineato. Buchanan perché non gioca a destra? Ieri si è infiammata, come dicevo, la chat all'intervallo quando Inzaghi sceglie di togliere Darmian e inserire Quadrado al punto nel secondo tempo. Ma perché questa scelta? Tantissimi commenti. Inzaghi nel post partita risponde poi alla domanda precisa su Buchanan, che entra sì a gara in corso ma sulla sinistra ancora una volta, e la risposta più o meno è questa, ho il virgolettato, eccoci qua. Buchanan ci dà qualcosa di diverso come caratteristiche, ha un
buonissimo dribbling, ottimo destro, e a destra abbiamo Darmian, Dumfries e Quadrado. Lì abbiamo tante alternative. Poi Carlos Augusto sa fare anche il terzo dietro a sinistra e può far rifiatare Bastoni. Questo mi lascia tranquillo. Buchanan l'ho messo lì per far rifiatare un po' Di Marco e sta dando grandi risposte. Questa è più o meno la frase di Inzaghi a DAZN, che quindi ci ribadisce più volte, anche dopo la partita contro il Frosinone, come lui vorrebbe intanto tenere tutta la squadra. Questo lo dice ancora una volta, quindi tutta la squadra intende, immagino, anche Quadrado, Dumfries e Darmian in blocco lì a destra. Chiaro che sono dichiarazioni che poi vanno un po' pesate. Però interpretiamo allora letteralmente quello che ci dice Inzaghi, e lui ci dice che avendo Quadrado, Darmian e Dumfries lì a destra, per questo motivo sta schierando Buchanan a sinistra, dove appunto Carlos Augusto può essere impiegato anche come terzo e quindi può far rifiatare Di Marco. Facciamoci delle riflessioni. Numericamente la questione si considera sensata, nel senso che ci sono in tre a destra, Buchanan va a sinistra, Carlos Augusto va a tappare quella che è l'unica lacuna, secondo me, a livello numerico di questa rosa, cioè il vice Bastoni, e numericamente sei a posto. Ma c'è un ma, diciamo, per quanto mi riguarda. Il primo, anzi, più di uno. Il primo è che mi dispiace per Carlos Augusto, nel senso che Carlos Augusto sta facendo molto bene, secondo me, da terzo di sinistra, ma io credo che abbia un grande potenziale, soprattutto da quinto, e in generale mi dà l'idea di un calciatore che, se specializzato e coltivato per bene sulla casella giusta, può esplodere ad un livello di calciatore importante. E invece questa sua duttilità, l'essere utile in più reparti, in più modi, e essere anche un giocatore molto professionale, per certi versi può limitarlo in termini di esplosione ad alto livello. Un ottimo specializzato può arrivare ad un livello più alto, un calciatore molto duttile forse rischia un pochino di limitarlo ad altissimi livelli, detto che ad avercene di giocatori così. Dall'altra parte siamo a posto numericamente, sì, sulla corsia di destra, ma a livello tecnico io non sono del tutto convinto, nel senso che su Quadrado ho letto anche qualche commento sul possibile rinnovo del contratto. Con tutto il rispetto, mi auguro di no. Rischia di diventare un altro caso Kolarov, l'abbiamo già vissuto, che gli è stato fatto un anno in più del dovuto, forse due, vabbè, uno sicuro in più del dovuto, e praticamente non ha giocato. Quindi piuttosto che fare un anno in più, rinnovo ad una cifra più alta, sposto quei soldi sul rinnovo di un big, senza fare nomi, senza accendere altre discussioni. E ripartire poi anche l'anno prossimo di base con Darmian e Dumfries come esterni della fascia destra, io qualche dubbio ce l'ho, visto che allora su Dumfries sappiamo anche la situazione del contratto. Se non rinnova bisogna trovare un acquirente, altrimenti lo perdi a parametro zero. Ma se devi svenderlo e svenarti poi per andare a sostituirlo in maniera decente, magari tanto vale tenerselo fino alla scadenza. Però sappiamo è una situazione delicata, e poi anche dal punto di vista tecnico si porta dietro dei dubbi, si porta dietro anche caratteristiche sottovalutate, secondo me, per Dumfries, perché giocatori così forti fisicamente in Serie A fanno la differenza. Darmian può essere ancora usato all'occorrenza da quinto? Sì, però per la prossima stagione, io lo dico già da qualche tempo, lo vedo più da jolly, soprattutto di difesa, sia a destra sia a sinistra eventualmente, ma qualche metro più dietro. Alla D'Ambrosio di un livello superiore, con tutto il rispetto per il grande D'Ambrosio. In questo modo avresti un Darmian che può tappare i vari buchi, Carlos Augusto con Di Marco lì a sinistra, e Buchanan a destra sarebbe in teoria la soluzione più logica. Un esterno destro con caratteristiche ancora diverse a praticamente tutti gli esterni che hai in rosa, e lo metti a destra. Il ragionamento diciamo che fila. C'è un altro ma anche qua però, perché anche quando Inzaghi non ha avuto Quadrado, quindi anche quando mancava Quadrado, Inzaghi ha continuato a schierare Buchanan a sinistra, e credo allora sicuramente Buchanan ha pagato anche un periodo di adattamento, un periodo di inserimento piuttosto lungo, sicuramente, sia per motivi tecnici e tattici, visto l'arrivo comunque da un campionato diverso, sia per motivi anche di lingua. Tra l'altro lo stesso Inzaghi ha detto che è una persona molto introversa, quindi anche questo l'ha pagato. Figuriamoci un Inzaghi che ci ha messo qualche giornata per lanciare Pavard, campione del mondo che arriva dal Bayern, figuriamoci Buchanan ovviamente. Quindi un po' di adattamento è necessario. Poi però occhio alla possibilità che Inzaghi
stia immaginando effettivamente qualcosa di nuovo proprio con Buchanan a sinistra. Ne abbiamo parlato in una diretta, più di qualche settimana fa e dicevamo: Inzaghi non ci ha abituati, per quello che ricordiamo, a giocare con gli esterni a piede invertito, però è un allenatore in continua evoluzione, che sta sperimentando molto, che anche quest'anno ha portato, delle novità e guarda caso a sinistra gioca un Bastoni che molto spesso si sta buttando e anzi è un fattore l'arrivo di Bastoni fino al fondo, del campo. Buchanan potrebbe essere a questo punto una soluzione diversa per avere un giocatore qualitativo che può partire dalla fascia e convergere verso il centro per calciare poi col piede buono, come ha fatto appunto nel gol contro il Frosinone. Mi è piaciuto molto che a differenza di quello che avviene con Dumfries, per esempio, ragiona molto verticale, il canadese. Cioè Buchanan sembra proprio orientato a puntare l'attacco come prima intenzione, come prima opzione. Quindi tenta anche il dribbling, come ha sottolineato anche Inzaghi, e poi, nel caso rientra e scarica la palla indietro, ma la prima idea mi dà proprio l'impressione che sia verticale. Mi sembra anche un atteggiamento tipico di chi nasce più ala. Infatti per molti si è fatto anche un paragone in queste ore, ne stavamo parlando nel club di Passione Inter, ma non è che Inzaghi sta plasmando un nuovo Perisic, ci siamo chiesti. Tra l'altro anche Perisic aveva giocato nel Club Brugge come Buchanan stesso. Il paragone secondo me è molto interessante, anche se Perisic era più potente, praticamente ambidestro, quindi aveva entrambi i piedi, però è un paragone molto interessante. Forse un paragone ancor più interessante, ecco, tenetevi forte, è con Valentino Lazaro, un altro ex Inter. All'Inter Lazaro secondo me è stato un po' bruciato come inserimento, però ha delle caratteristiche simili, a Buchanan e fateci caso, col Torino, guarda caso, le cose migliori le sta facendo sulla fascia sinistra, da esterno sinistro, pur essendo un destro, il buon Lazaro, ecco. Buchanan in carriera, non tutti lo sanno, ma l'abbiamo detto più volte nelle nostre dirette, nei nostri identikit, Buchanan ha giocato molto anche sulla sinistra, soprattutto la prima stagione in Belgio, ma non soltanto. Quindi un'ipotesi secondo me si può fare, ovvero inizialmente Buchanan a sinistra è partita magari come idea più perché a destra non c'era molto spazio, quindi a destra siamo a posto, Buchanan lo proviamo di là e lo cominciamo ad inserire per far rifiatare Di Marco, eccetera, visto che la lacuna era al vice Bastoni soprattutto. Poi però, vedendolo lì, facendoci anche dei ragionamenti, il canadese lì da quella parte può darti delle cose che in un campionato come la Serie A fanno decisamente la differenza, sia in tandem con Bastoni, ma proprio come caratteristiche del giocatore. Un giocatore che conduce la palla, che ha abilità nel dribbling e un buon tiro, in Serie A è quello che manca all'Inter, secondo me, e che può veramente decollare, perché partendo da sinistra con la possibilità di andare al tiro è sicuramente un'arma in più, come possibilità anche di avere una bocca da fuoco, diciamo un potenziale da gol, direttamente con questo calciatore, anziché da destra partire per andare all'assist, diciamo così. Si cerca quindi magari di ricostruire, come accennavamo prima, un po' il Perisic che con Inzaghi, al primo anno di Inzaghi, fece la sua miglior annata, della sua carriera probabilmente a livello di rendimento. Ecco, quindi occhio a questa possibile evoluzione con Buchanan, ci vorrà sicuramente del tempo, ma io non credo che all'Inter si siano pentiti di questo acquisto di Buchanan, non credo a queste voci che stavano circolando, anzi penso possa dare ad Inzaghi proprio una nuova evoluzione interessante su cui poter ragionare e questa è un po' la mia opinione, un po' di miei ragionamenti che volevo sottoporvi e sarei curioso di sapere un po' anche la vostra impressione, che cosa ne pensate voi, se vedremo Buchanan sempre a sinistra oppure è giusto che venga fatto giocare a destra, deve giocare a destra. Datemi un po' di vostre opinioni oppure se avete altri spunti per arricchire la riflessione vi aspetto nei commenti così poi leggiamo i vostri commenti e li analizziamo tutti insieme. Vi invito a fare un salto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club dove stiamo preparando un'analisi anche dati alla mano di questo argomento e ne parliamo lì, quindi vi aspetto nel nostro club, la nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio poi con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.